Ciao a tutti e benvenuti su Retromania. Oggi assembleremo un computer del 1997. Ecco la configurazione che andrò a realizzare. Cercherò di utilizzare tutti i componenti del periodo corretto. Metà del 97 Intel presentò il Pentium 2, ma non solo, infatti uscì anche il Pentium 1 con frequenza di clock a 233 MHz, e cioè il più veloce su piattaforma Socket 7. In quel periodo Windows 95 era sempre più utilizzato, ma chi usava il PC prettamente per giocare preferiva ancora usare l'MS-DOS. In questo PC installerò entrambi i sistemi. Nel 97 spopolavano le schede acceleratrici 3D FX. In questo momento non le installerò, ma farò un upgrade più avanti. Ma vediamo meglio i componenti che utilizzerò. Iniziamo dalla CPU. Un Pentium MMX a 233 MHz, la CPU Intel più veloce disponibile per il Socket 7, uscita nel giugno del 97. La scheda madre è una QDI in formato Baby AT, ovviamente Socket 7, chipset Intel 430TX. BIOS Howard Plug and Play e settaggio velocità CPU jumperless. È dotata di 512 KB di cache e doppio standard di memoria e di alimentazione. La scheda video è una S3 Trio 64. Come scheda audio ho scelto la fantastica Creative Sound Blaster AV64. Monterò anche una scheda di rete Tricon 1000. L'hard disk è un 2.1 GB. Immancabile lettore CD-ROM e il nuovissimo per l'epoca lettore DVD, leggermente più veloce di quelli in commercio ai tempi, classico floppy disk da 3,5, il tutto dentro questo bel case mini tower. Questa scheda madre è una delle ultime prodotte per Socket 7, basata sul chipset Intel 430TX. Dispone di 3 slot ISA 16 bit e 4 PCI. Abbiamo la possibilità di montare le SIM 72 pin che si usavano fino a poco tempo prima, oppure le nuove DIMM SD-RAM, quelle a 168 pin. Inoltre ha il doppio attacco di alimentazione, cioè sia il vecchio ATI che il nuovo ATX. Qui abbiamo il connettore per la tastiera, quello grosso AT, e poi il connettore per il mouse PS2. E infine fortunatamente non monta nessuna batteria Dallas o Varta, ma la classica a bottone. Intel presentò i processori MMX a gennaio 97 in due versioni, il 166 MHz e il 200 MHz. Questo qui invece è il 233 che fu presentato a giugno del 97. Facciamo attenzione al verso di inserimento sullo zoccolo e abbassiamo la levetta. Mettiamo un po' di pasta termica e la stendiamo bene. Stavo per montare questo piccolo dissipatore che ha una ventolina con alimentazione Molex, ma mi sono accorto che nella scheda c'è l'attacco specifico per la ventolina. Visto che voglio ridurre il cablaggio al minimo, ho trovato un altro dissipatore con l'attacco giusto, cioè con il connettore piccolo a 3 pin che va direttamente nella scheda madre, in modo da evitare altri cavi. Come vedete è anche più grosso di quello precedente, quindi sicuramente raffredderà anche meglio.
Come vedete nella scheda non c'è una guida per l'inserimento dello spinotto come nelle schede moderne, ma facendo delle ricerche ho visto che il positivo è sempre al centro, quindi non si può sbagliare. Procediamo col montaggio della RAM. Come vi dicevo, questa scheda ha la possibilità di montare sia le nuove che le vecchie memorie. Queste qui sono le 168 pin, mentre questi sono le 72 pin, quelle vecchie. Direi di montare quelle più nuove. Sto montando due banchi da 64 MB ciascuno, sono ben oltre quello che si montava all'epoca, infatti ancora i computer andavano con 16 o 32 MB di RAM al massimo. Bene, cominciamo a montare i componenti sul case. Davvero in ottime condizioni. Una cosa bella è la possibilità di smontare questo pannello che faciliterà il montaggio della scheda madre. Adesso montiamo l'alimentatore. Ho scelto di mantenere il classico AT col suo grosso interruttore. Adesso possiamo montare la scheda madre direttamente nel case. Dopodiché procediamo col collegamento dei vari connettori, ma prima smontiamo queste due staffe che servono per montare floppy disk e hard disk. Questi sono i due connettori dell'alimentatore AT. Il verso di inserimento è questo, con i fili neri al centro.
Montiamo i vari connettori per PC speaker, hard disk LED, reset, power LED, eccetera. Qui abbiamo due porte seriali e una porta parallela. Colleghiamo i vari connettori sulla scheda madre facendo attenzione che il pin 1 corrisponda con il filo marcato di rosso. Qui abbiamo due porte USB di prima generazione. Questo bracket invece contiene la porta PS2 del mouse. Ecco la staffa che vi dicevo prima, che serve a montare il floppy disk e l'hard disk. Inseriamo i connettori di alimentazione. Il cavo floppy a 34 pin. Ed il cavo dell'hard disk al canale primario della scheda madre. Procediamo a montare il lettore CD-ROM e il DVD. Colleghiamo i cavi di alimentazione e settiamo il dispositivo master e quello slave tramite i jumper. Colleghiamo il cavo IDE condiviso dai due lettori. Montiamo adesso la scheda audio Sound Blaster. Questa scheda uscì nel mercato nel novembre del 96 e fu l'ultima scheda prodotta da Creative con il collegamento ISA. Montiamo adesso la scheda di rete. Ed infine montiamo la scheda grafica.
chiudiamo gli spazi liberi con i tappi. Colleghiamo infine il cavo audio del CD-ROM e la nostra build è completa. Bene, io installo Windows 95. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie, alla prossima!